Param pam pam. Param pam pam. Times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. La mia voce è orribile. Buongiorno. 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 Come state? Non chiedetemi perché questo ciuffo, ma va così e quindi non ho voglia di pettinarlo. Ho provato a pettinarlo, non ha funzionato. Ho detto, sapete cosa? Ci rinuncio proprio. Ci rinuncio. Buongiornoni. Come va? Io sono... Ho appena visto gli ulteriori cambiamenti al lane swap e sono tipo, oh god. Per chi non lo sapesse, aspetta. Niente. Anche quando decidono finalmente di fare una cosa giusta per eliminare lane swap, trovano il modo di facapparla. Riot. Com'è possibile? A 3.30 lascia la quinta wave in lane, giusto? Non mi ricordo il timing. No, dovrebbe essere 2.15, 2.45, 3.15. Dovrebbe essere la quarta wave. Sta per a 3.30 ti arriva... perché a 1.30 c'è la prima. A 2 arriva la seconda. 2.30, sì, sarebbe la quinta. A 3.30. Il punto non è neanche il numero di wave. Cioè, il problema è questo. È che vuol dire che support non può rommare. Vuol dire che bot lane, mid lane e top lane... Cioè, per assurdo, se mettessero dei limiti di spazio, escludendo i jungler, sarebbe più elegante. Cioè, non ironicamente, vi ricordate quando la gente memava il fatto che, ah cazzo, potrebbero mettere un muro attorno alla top lane così che non può essere influenzata nei primi minuti? Potrebbero tranquillamente farlo adesso, perché anche mid lane non puoi andare fino a 3.30. Dio movimento. Sì, più che altro vuol dire che fino a livello 3-4 del support non puoi effettivamente andare a gankare mid lane in early. Che, posso essere onesto, questo è too much. Cioè, capisco quello top lane, perché quello top lane è proprio mirato al lane swap competitivo. E sono abbastanza convinto che loro stiano facendo questa cosa perché hanno il terrore che semplicemente portino la gente a fare lane swap 1-2-1 fin dal primo minuto. E quindi dicono, sai cosa? Lo mettiamo anche mid lane giusto per essere sicuri. Roving, no, questa è l'unica cosa che c'è da leggere. Perché poi io guardo la patch preview e penso, merda, una lista di change tutti giusti. Ambessa la nerfano, Ashe la nerfano, Aurora la nerfano, Cho'Gath la nerfano, Elise la nerfano, Xante la... Elise più che altro per la solo Q a quanto pare, di nuovo per la giungla. Xante la nerfano, Skarner la nerfano, tipo... Oh, buongiorno! Vi siete resi conto che questi campioni sono fottutamente stupidi? Il mid penalty time, questo qua, è per il lane swap. Sapete che adesso metteranno le nuove penalità per il lane swap? Ecco...
Queste penalità per il lane swap in mid lane doveva durare fino a 2 minuti e 15. Se ho prima nei primi livelli non posso sfruttarlo mettendo pressure amico come support. Per assurdo, anche andare ad aiutare il jungler ti mette a rischio come support adesso. We're pretty happy with how the meta is looking going into the tournament. Vets, ma ti stai drogando. Ti stai hard drogando. Cioè, vedere Xante e Ambessa come handshake lane in top lane. Arco Giuda. Sì, infatti dopo 3.30 è normale spostarsi in giro per la mappa, quindi ci sta che sia dopo 3.30. Bevi stronzo che ti hanno detto di bere. Vuol dire che i primi 3 minuti di partita devi stare in lane, punto. Tutti. È quello l'assurdo. Cioè, tutti devono stare in lane. Fine. Non c'è se o ma che regge. È proprio strano. Ah, aspetta. Vi faccio vedere la cosa che mi fa morire. Questo mi fa morire da ridere. Cioè, non so se lo vedete perché è scritto in piccolo. Ma tu quando provi a lane swappare adesso, oppure semplicemente sei nel posto sbagliato al momento sbagliato, cosa succede? Ti appare questo testo. E a quanto pare c'è anche un rumore fastidioso che Vandil non l'ha fatto sentire perché probabilmente magari non è ancora stato inserito. Ma in pratica ti dice chiaro e tondo: Vez, smettila di lane swappare. Mate. Si solda di solo dovesse vedere il costretto. Quale penalità andrebbe contro? Risponde del PC. No, è un ban di 2 settimane. Istantaneo. Cioè, se tu provi a trollare i tuoi compagni di squadra con sta roba, ti banna per 2 settimane, istantaneo. Istantaneo. Ma questa canzone da dove cavolo esce fuori? Dalla mia playlist, a quanto pare. Non l'ho mai sentita in tutta la mia vita, però ok. No, mid e top lane se switchano non è un problema, Max. Non fa nessuna differenza. Sì, Dartus, infatti non sai quanto mi ha fatto ridere quando mi hai raccontato la prima volta quello che mi hai detto. Addirittura. No, Carla Gozzi, il fatto è questo. È che hanno detto chiaro e tondo che si rendono conto che inserire questa meccanica ti mette tutta la community in ostaggio, tra virgolette, di quelli che vogliono e possono trollare. E allora hanno detto chiaro e tondo: andremo proprio senza limiti qua. Cioè, nel momento in cui qualcuno fa una puttanata verrà istantaneamente punito. Quindi, yeah, è abbastanza strana la situazione attuale. A me fa troppo ridere l'Honor che, boh. Aspetta, Dartus, dove sei? Voglio vedere se io vedo il tuo Honor. Ah, non posso vederlo. Giusto, è vero, non posso vederlo. Prossimi VGU che vorresti? Oddio, ce ne sono un'infinità. Sono un'infinità. Ci sono 30 campioni. No, a me non voglio un VGU, voglio una visual update. Tanti campioni funzionano bene, hanno bisogno di un aspetto moderno. Per dire Amumu, Cho'Gath, Vladimir, LeBlanc. LeBlanc lo sta per ricevere almeno quello, meno male.
Buone intenzioni rispetto al permissivismo negli anni passati, perché questa faccia abbia fatto Trump in persona. Guarda, siamo arrivati al punto in cui ormai siamo così disperati che lo accettiamo. E sincero, sì, cioè il sistema contro il lane swap ci serve. Vlad non sarà il prossimo. No, no, Vlad sarà l'ultimo. Se mai uscirà League of Legends 2, se si chiama League of Legends 2 o League of Legends Next, League of Legends sto cazzo. Non... cioè, quando uscirà sarà probabilmente Vlad in uno di quelli aggiornati usando le cose di Wild Rift. Malphite scomparso dalla faccia della terra, oltretutto. Ci stavo pensando, dico, cazzo è vero, Malphite è da un po' che non lo sentiamo. Arca puttana. Non so cosa bannare. Bella Rexpert! Grazie per i 98 mesi di sub. Grazie, grazie. Giochi Urgot banna sempre Mordekaiser. Ma questi hanno davvero bannato Urgot? Ma serio? Chi è che banna Urgot? Uno stoppato no TP. Stanno si sniperà. Non penso. Non penso che stream sniperino così. Sicuro ha visto la tier list il fratello. Ma va, figurati. Ah, io le faccio anche perché è un contenuto semplice da fare e la gente li apprezza. Per quanto i video delle tier list per me sono tipo... cioè, lasciano il tempo che trovano. Cioè, diventano scadono in 2 settimane praticamente. Neanche in una settimana scarsa. Grasp, PTA... Ah sì, sì, vabbè, classica build di Urgot mi stai descrivendo. Black Cleaver ti serve per forza. Non puoi giocare senza Black Cleaver. Questo gioca Camille. Sentite quel saporino. Proprio quel saporino gustoso di cazzo. Ecco. Camille in top lane è abbastanza nightmare material. Hanno doggiato, a posto. A posto! Secondo me l'ONU sapeva cosa giusto che sei girato a comportare di che tutti costituenti possono vedere se è un giocatore tossico o meno. Non fa nessuna differenza. Cioè, non è che... cioè, a meno che non sei il challenger, non ti ritrovi sempre le stesse persone. E Astro, ci sono un sacco di persone che invece sarebbero fiere di poter mostrare Honor 1, Honor 2, Honor 0. Quindi è tipo... Per assurdo... non mostrarlo toglie potere a quelli che vogliono essere teste di cazzo. Devi fare una guida sugli item altro che tier list. Una guida sugli item in che senso? Ogni campione ha le sue itemizzazioni. Ho un nuovo champion che vorresti aggiungere alla pool. Attualmente vorrei giocare Urgot. L'altro giorno ho fatto un game molto divertente con Urgot. Molto divertente. 15-2-10. Ci sono un botto di cose che potremmo testare e provare. Fiora un fido counter di... No, Fiora la banno semplicemente perché preferisco spararmi alle palle che giocare contro Fiora.
Come scegliere che item fare quando, che item fare con che tipo di champion. Cioè, Pil, il problema è questo, è che la gente gioca una manciata. Cioè, capisco il tuo ragionamento che dici, è un ottimo modo per capire per quale motivo dovresti buildare un certo oggetto. Ok, ma il motivo per cui devi buildare un certo oggetto è abbastanza intuitivo. Il problema è quando scegliere certi oggetti, e questa cosa è estremamente campione specifica. Non è intuitivo per tutti. Non sto dicendo che sia intuitivo, che sia, dici, ah, bella, è easy come roba. Ma allo stesso tempo non è così, oh mio Dio, è complicatissimo. Allora, per quanto sia controintuitivo mi serve. La stand mi serve. Mi serve sustain contro Cho'Gath. Sto pensando. Non decido se andare a Ustione o TP. Quella centrale è meglio quando sono... Ah no, sono contro Malphite. Mmm. Mmm. No, haste. No, no, grasp non serve qua. Mi serve sustain. Già second wind mi dovrebbe bastare. Chiaro, ma poi chi glielo spiega la misfortune del mio team che non può andare Kraken Slayer. Ma quello è proprio un suo problema. Cioè, quella persona vuol dire che non sa. Su quello non puoi farci niente. Devo andare Doran Shield, che palle. Devo andare Doran Shield into Malphite con coso. Doran Shield second wind. Molto noioso. Sì, ma quantità di danno che fai spillo con il grasp da ranged è veramente infima. È veramente infima. Tanto varrasci Black Cleaver, quindi... Ashe che è andata bot lane. Ah, io non resto. Ma dai, non farà mai la cagata Kindred di rimanere là. Figurati. Ho Shilbo su Yasuo non è bad, eh. Lasciare, dico. Il punto è sempre lo stesso. C'è gente che è più lenta a certi cambiamenti. Abituarsi. Niente di male. Mi ha lanciato una cura mentre che avevo lo shield up.
Lui ha finito il mana perché livello 1 ha deciso di... Ah, il colpo di torre che decide di andare su di me dopo che era partito sul mio non l'ho capito, però vabbè. Non importa, non importa. Lui ha già finito il mana per fare sta cacata a livello 1. Quindi no problem. Ma perché Jarvan ha invaso una Kindred? Cioè, è una domanda seria. Perché Jarvan ha invaso Kindred? Perché abbiamo già dato 3 kill? Madonna. Livello 1. Se non becco la mia E, sono livello 1. I primi livelli finché non becco la E sono useless. Mamma che disastro comunque. Boh, quell'invade di Jarvan è stato abbastanza troll. E mo con Kindred snowballata siamo in merda. Però, buono questo. Ecco appunto. Abbiamo abbastanza potuto sto game. Cioè, da quello che vedo, almeno il team ha fatto stronzate. Ci arrivo in tempo per questo? No, ovviamente no, porco Giuda. E invece lui avrà ancora il carretto? Ciao. Ok, almeno no. Almeno non ha il carretto lui. Siamo morti tutti. No, abbiamo perso. Non c'è nessuna spiegazione, eh. Cioè, Jarvan che perma invade una Kindred 6 silver. Mutali. Fai non bravo. c'è nessun'altra spiegazione valida. Sei stupido. Non sai cosa stai facendo. Ancora, eh?
ci arrivo nemmeno. Si è anche mutato Jarvan. Comunque i miei messaggi li legge, quindi. Sto game è bello che over. Cioè 1-12 siamo. Tanto non farò niente per il resto del game comunque, quindi chi se ne frega sinceramente. Cioè sto game è dead. Sto game è completamente dead. Sì, lo so che lo spike di Urgot è al 13. Lo so, conosco Urgot. Well played. No, sto game, cioè, possiamo letteralmente surrendere qui. Siamo 1-13 perché hanno continuato a flippare sulla bot side. Prima sulla bot side, poi quell'inseguimento del cazzo qua all'Herald. Cioè, è proprio dead game ora. Questo game non si gioca. A meno che non succede qualche miracolo, e dubito fortemente succeda. Allora hai preso plated, quindi ignora i miei danni. Finché non ho Black Cleaver non gli faccio un cazzo. Ma questo lo sapevo, cioè non... Deve sperare che ha la connessione di loro. La mia speranza non è questa, sinceramente. La mia speranza è che gente come Jarvan e Lux droppino a Silver, sinceramente. Perché chiaramente non sei di questo elo. Se fai degli invade, delle scelte del genere, non sei di questo elo. Mi dispiace. Le forte sali, sì. Per un game su 100 in cui succede una roba del genere non vuol dire che allora non riesco a seguire il mio elo. No, quella è roba che letteralmente soltanto gli incapaci, che perdono 35 game. Così. E non dipende da loro quello. Tanto. An enemy has been slain. Zone calls for its headsman. Che significa che la losing streak non esiste? Dillo a Deido se non esiste. Vinna Grabber, guarda, con tutto l'amore del mondo, se pensi seriamente che una lose streak sia la dimostrazione che è colpa degli altri che non sale, mi dispiace, ma sei chiaramente incapace di capire cosa sia un dato statistico. Cioè vuol dire che secondo te se una persona fa 3 volte di fila testa con un lancio di testo croce ha la moneta truccata.
Giocherai ancora a Manorlord. Il problema di Manorlord è uno. È molto controintuitivo e è molto lento come ritmo. Tanto. Turret plating will soon fall. No, questo è proprio un game in cui stiamo aspettando di che finiscano. Echoing from the depths. Grande gameplay. Siamo proprio felici. Meno male che Jarvan ha flippato l'invade livello 3. Word proprio. Shut down. Shutdown su Milio, by the way. Carnage. As intoxicating as death. Aspettiamo 30 secondi, si fa next, fine. This is the only truth that matters. A weapon aimed at your head. Oh. Capite? Dai, forza. Tanto voteranno no. Guardali. Guarda il voto di no. Your team has destroyed a turret. Enemy rampage. An ally has been slain. Their future is carved into my flesh. Ragazzi, io avevo disattivato il doppio uso di torre. Perché a questo modo potevo ottenere massimo danno possibile sulla torre. Perché il modo in cui Urgot fa gli attacchi con la W. Aspetta che. Shut down. Mo lo sciolgo, però non fa molta differenza nel momento in cui tanto il resto del team ha trollato così hard. An ally has been slain. Rampage. Giocate 7-0-11, raga, cioè quello torna con 2 item a planare in culo alla gente. E mo si stanno facendo isolare come scimmie. Non pensatevi che questa cosa duri in eterno. Sì, ma il fight ha preso il Malignance, che è abbastanza una trollata, ma contento lui.
Few will endure the chaos to come. No, non è Turbo Cho'Gath. No, guarda, fosse Turbo Cho'Gath almeno sarebbe divertente, ma no. Cioè, l'unico motivo per cui attualmente questo game sta andando come sta andando è perché Jarvan e Lux si sono messi a inseguire Kindred a caso per tutto il game. Tipo... Boh. Be stopped. Ash che rompe pure il cazzo, questa fa più ridere. No, ma non mi hai fatto fare la kill. Interia, 1 chilometro indietro. Cioè, letteralmente Ash era qua. Mentre che stavo per poppare il fear della ulti. Mi devo sentire dire perché non mi hai fatto ultare. Porco Giuda. Destroyed. An enemy has been slain. No, no, questa me la piglio io. Deve pigliarsela qualcuno quella su... Quella su Cho'Gath. An enemy has been slain. Non so come, ma... Stanno trovando. Live di martedì, sì. Perché domani parto per l'Olanda. E quindi non ci sono. Né domani né giovedì. Venerdì ci sono per Elisi. Oh, povera Ash. Il problema è quando arriverà King. Il punto è questo, finché li troviamo isolati a fare stronzate perché stanno ridendo del game. Sì, sì, easy. Fattibilissimo. City choking in the Cambaran's grasp. Vabbè che non possiamo mai contestare. Vabbè, Blitzcrank che si espone per contestare obiettivo che hanno già finito. Capisco. Mo se lo possono fare free. Jarvan io ti sto dando vision però. Ho preso l'Atakan ma non è comunque Ward perché loro si prendono le rose. No, meno male però che abbiamo Blitzcrank e Jarvan, raga. Ma meno male, raga. Madonna, senza di loro. Killing spree. An ally has been slain. Madonna. An enemy has been slain.
Io mi sono ucciso Kindred. Di solito sti game mi capitano però la sera, cioè non la mattina, ma la sera, il pomeriggio, quando trovi veramente gli imbecilli. E la mattina c'è la gente che gioca è soltanto quella o che turbo tryharda perché vuole diventare pro player, cose, eccetera, eccetera. Allora sta provando sullo smart le robe. O quelli che giocano soltanto che non hanno altro da fare. Quindi danno un minimo di valore al gioco. E invece no. Questa roba, che definirlo game è un insulto. Scusatemi, ma veramente mi ha triggerato perché, cioè, non è una roba... An ally has been slain. Shut down. Bevi, stronzo, che ti hanno detto di bere. Adesso bevo. If they do not stop me, they will die. It is just that. Guarda Kindred. Your turret has been destroyed. Your inhibitor has been destroyed. Your turret has been destroyed. Their cries are calling me home. Stronza. Non ci voglio credere che siamo riusciti a prenderlo. Io fossi sta Kindred e Cho'Gath starei tiltando come un pazzo. Stai tiltando come un pazzo. Has destroyed a turret. An ally has been Perché? slain. Ma... sono morto. Qua non potevo fuggire io. Non avevo proprio modo di fuggire. Non avevo proprio modo. Perché? Perché siamo dovuti andare a inseguire qua a caso.
Allora Milelo tra D4 e D3. Perché sono andati qua a inseguire un Cho'Gath. Io ho trollato rimanendo mid lane, eh. Io stavo prendendo la torre. Dici, ah, sai, almeno qualcosa che era... Ma quella ha appena flashato in avanti contro Cho'Gath Malphite. E questi non l'hanno punita istantaneamente. Feel our way. I was not reborn in the depths. Non so neanche come esprimermi in merito. Only those who survive this city deserve it. Tear their weakness away, and nothing is left. Morta mai. Sto arrivando, ma... No, dopo aver visto sta roba, io sono a posto. Your inhibitor has been destroyed. Jarvan che sbaglia un flag and drag su fucking Kindred. Enemy rampage. Enemy double kill. Ace. Ah. Madonna, che bel game, raga. Sono proprio felice di aver giocato questo game. È un grande game è stato questo. Grazie Jarvan per averci trollato il game. Boh. Boh. Che dire. Well played. (4-12) Jarvan, raga. 22 morti tra mid e jungler. Vabbè. Che si deve fare, raga? L'invade minuto 3 contro Kindred. Che poi Jarvan viene kitato a morte da Kindred. Quindi è proprio troll.
Cioè, anche se becchi Flag and Drag combo, poi hai finito i tuoi cooldown. Kindred ti attiva W e sotto il culo e continua a kitarti di Q. Cioè, sei proprio imbecille a invadere come Jarvan una Kindred. Vi giuro, perché non riesco proprio a immaginarmi il livello estremo di... Cioè, fossimo a Silver, dico sti cazzi. Cioè, una persona che non sa cosa sta facendo. Ma figa, Diamond non riesce a capire una roba così basilare del matchup? Ma a Diamond deve essere il top laner che non gioca jungle a conoscere meglio il matchup del jungler? Boh. Cioè, mi chiedo davvero come questo abbia fatto il jungler fino a Diamond. Non me lo spiego, raga. Non me lo spiego. Non lo capisco. No, no, ma non sovrastimo il Diamond, Simon, please. Però mi fa capire perfettamente come... Per quanto... Per quanto uno mi dica... ma è difficile salire. Io dico, Vez, sto jungler, sto Jarvan letteralmente non dovrebbe essere qui. Non dovrebbe essere qui. Se no, non me lo spiego. Non posso spiegarmi di vedere una roba del genere a Diamond. È assurdo. Cioè, non è che richiede un'intelligenza sovrumana fare il ragionamento che ho fatto. È quello che mi lascia interdetto. Ah, che mollare, ma chi se ne frega. Cioè, un rincoglionito che incrocio una volta nella vita e poi non lo incrocio più. Ma mi chiedo proprio come c'è arrivato qua. Cioè, come può una persona del genere prendere, partire e lanciarsi contro un'avversaria? Già, contro chi non giochi, vinci 2v2, 3v3, ma un 1v1. L'1v1 lo puoi vincere se sei in netto vantaggio. Ma in netto vantaggio devi essere. Se no, non si spiega. Se no, non si spiega, raga. Sì, esatto, devi aver snowballato da altre parti. Vediamo se sono contro Tahm Kench o meno. Contro Darius. E contro Darius... Urgot forse scatto fasico potrei farlo. Qua potrei effettivamente farlo. No, andiamo in Ignite. Comunque... Questi sono 3 kg. Non mi sembrano 3 kg questi però. Fatto male sto qua. Pace. If they could only comprehend the truth of the dredge, I wouldn't need to drive it into their skulls. 30 seconds until minions spawn. Vedrà che riesce ad aprire il pacco. Mi sta per trovare Darius qua. Their future is carved into my flesh. Dopo il 9 vinco, sì, per forza.
Perché non ha più cooldown la mia W. Bella Dark Sunshine, grazie per la sub. Vedere Mel giocata però è preoccupante perché Mel è messa veramente male dopo i nerf. Ma veramente male. Quindi tipo... Cioè, per darvi una proporzione è al 46% win rate Mel. Cioè, per farvi capire. Surgot no, non si maxa Q. Non si è mai maxato la Q. Midon no, molto velocemente perché... Bello. Bello pullare la wave così. Merda. Non volete vedere che cosa ha sbloccato? Il fatto che Mel sia riuscito a fare first blood su Yasuo mi fa soltanto immaginare quanto Yasuo abbia trollato. Devo prenderli quelli. Io finché posso assittare tranquillamente non sono triste. Devo dire bot side per giocare un po' più esposto. E 4 fai 2 di Q. Ma non mi serve, tanto la wave slow pusha verso di me, quindi... Cioè non sono in una posizione pericolosa in cui lui rischia di inseguirmi. No, vabbè, ho trollato qua io. Ho trollato qua io. Speravo di prenderlo di e tirarlo indietro. Ho trollato io qua. Ho provato a prenderlo di e. Ho trollato hard. No, pensavo semplicemente di riuscire a trascinarlo. Questo ha fatto male. Sì, pensavo di riuscire a fare flash e... Ho trollato io. Ho trollato io qua. Ho trollato hard. Ho trollato hard qua. Porca puttana. L'avrei ucciso, Ma questa cosa mi fa rabbia. L'avrei ucciso se avessi beccato. Ma ho proprio trollato l'ordine. Non può congelare, almeno questo è buono. Guarda che ci sono i Voigrab. Non ho messo su Urgot, semplicemente non l'hanno nerfato per un botto di tempo e lentamente le cose attorno a lui sono state nerfate. Mi stupisce che non abbia fatto coso.
Mi stupisce davvero che non abbia preso Boots. Perché tanto contro di me basta prendere i plated e mi uccide di danni grezzi che ha dalla passiva. An ally has been slain. Io l'ho pingato che stava arrivando. This is the only truth that matters. A weapon aimed at your head. Bella. Peccato per la ultima. Peccato che ne abbia rubato uno. How much stronger they'll be. An enemy has been Non ho capito Darius. Si è suicidato qua. Ah, la vuoi pusha verso di me, quindi vado back. double kill. La vuoi pusha automaticamente verso di me. No, Udyr voleva prendersi un Void Grab e andarsene. Ah, lui sta dando pegno di Sterk first, così che può evitare di essere barstato dalla mia ulti. Capisco. A city choking in the Cambaran's grasp. Udyr 1v9. Madonna. Ma anch'io sto giocando veramente male, cioè. Cioè, dici sbagliare la ulti sti cazzi. Ma mi triggera proprio, sto giocando male anche io e game di prima mi ha triggerato il doppio per quello che è successo l'early. Boh. Ma Serek vs Darius non è così bad, actually. Non è per nulla male. Tenace è utile, lo scudo è utile, la D è utile. Only those who survive this city deserve it. Capisco. No. Non posso permettermi di fare trade ancora. No, no, ho trollato io qua. Devo starmene tranquillo e aspettare. Sì, no, qua. Proprio faccio io errori. Penso, sì, sì, ce la faccio col danno con un piccone. No. Poi no. An enemy has been slain. Ah, no, neanche prima del Black Cleaver. Basterebbe aspettare il livello 9. Basterebbe aspettare il livello 9. Livello 9 e ustione mi serve. Ho trollato io qua. No, non la chiudo verso il 9. In questo game la chiudo verso il 9 perché ho preso kill e assist. Ho preso lancia di Shojin. Ok, questo è kinda unexpected. Your fear, giving Chemtech and flesh. Killing spree. Double kill. A new order. Chaos. An ally has been slain. Unstoppable. No.
Vabbè. No, vabbè. È andata meglio del previsto, tutto sommato. È andata molto meglio del previsto. Non ho perso i game di prima. Bro, eravamo 1-12 a 5 minuti. Secondo te che cosa è successo? Ma si maxa lei per secondo per lo scudo. Scudo e cooldown. Max di Q è una cosa che mi triggera un sacco. La quantità di danno che guadagni è talmente infima. Anche a livello di cooldown è veramente poco utile. Ragazzi. No, porca puttana. Bella. Non ho mai visto una mela così snowballata. Neanche quando era forte. Qual è il vantaggio di mettere 2 livelli nella Q? È una domanda seria, cioè non trovo nessun vantaggio nel mettere 2 livelli nella Q. Perché? Per guadagnare un terzo di secondo di cooldown e 25 danni? Turret plating will fall soon. Un terzo di secondo di cooldown e 25 danni. No, da 25 non è a 45. Ok, my bad. Qua ho trollato. Qua ho trollato di nuovo. Qua ho trollato di nuovo. Però continua a suicidarsi a far sta cosa. Io perdo exp dalla wave però. Sto facendo troiate. Sto tiltando da solo. Dominating. An enemy has been slain. No, lo guardo di ulti. Oh, ma non lo sto pensando. Sono tiltato e basta. Sì, ma infatti il game è vinto a prescindere da quello che faccio. Questa è la triste. Cioè, è il motivo per cui top lane continua a tornare a giocarla e poi smettere di giocarla. Perché non fa un cazzo di differenza. Metà del tempo potrei trollare top lane, e come sto facendo in questo game, e non farebbe differenza. E questa è la roba assurda che mi fa incazzare. Il numero di volte che vedo il top laner che fa la differenza è così basso. Capisco.
Stronzo. You have slain an enemy. Ah, sì, mi ho dato prima delle 6 stack. Has destroyed a turret. Has been destroyed. Oh, delle accese armi. An enemy has been slain. Perché? Siamo in range. The weak are condemned. Ah. Adesso riesco anche a vincerci contro Yasuo in 1v1 ormai. Ah vai, Yasuo ha una blade però, eh. Destroyed a turret. Non che ci serva da alcunché, però. Has been slain. Jinx non hai boots. An ally has Questo è un been slain. problema. Jinx non ha ancora i boots di base. Jinx non ha i boots di base. Enemy killing spree. Bella, switch. Buongiorno. È vero, quando gioco dopo faccio cagare a minuto 12. Boh. An ally has been slain. Ah. Cazzo di Tamkench. Tamkench ci ha trollato. Modo dash. E sono tornato in game. Aspetta che devo andare top lane a fermare Darius, che sennò questo si piglia la torre intera. Ciao stronzo. Ah no, ora non mi può proprio traddare. È impossibile. No coming back. Cioè, o mi barsta perché ho sbagliato tutto. Ed è difficile sbagliare tutto su Urgot. An enemy has been slain. Guarda le torre. Carnage has intoxicated.
Ciao Darius. No, meglio i tabi. Ti serve la movement speed degli swiftness, vale più la pena. Double kill. Troppo utile. This is the only An enemy has been slain. a weapon aimed at your head. No, non riduce lo slow della W. Your team has destroyed an inhibitor. Your team has destroyed an turret. Ah, proprio così Darius ormai. Capisco. Empire falls. Vabbè. Sì, perdi 125 in movement speed. Infatti anche io ieri erroneamente pensavo questa cosa, poi mi sono ricordato che non è uno slow quella W di Urgot. They put me in chains. They gave me my weapon. Bonk. Killing spree. Definition of a self-made man. An enemy Jinx has non ha been ancora i boots, rampage. Stronzo. Urgot è ottimo a prendere l'Atakan. Veramente ottimo. Perché la W letteralmente auto-targetta. Non devi neanche cliccare. Targetta le rose istantaneamente. Sto game è bello che don di nuovo. Cioè, è anche questa la cosa. Non è... Per quanto uno possa dire, no, ma è bello vincere un game. Sì, ma vincere un game così non è neanche divertente. Non lo è. Non è per nulla. If you hide in the shadows, you are only drawing me home. No, Buzzo alle 5 minuti è veramente coraggioso, raga. Your fear, giving Chemtech and flesh. E Skarner non servono i boots. Ne servono troppi. È talmente grosso il Baron che non riesce a fare il giro. Dominating. Admit your weakness.
Fanculo la redenzione. Fanculo la redenzione, porca troia. Redenzione, Locket. No, ma Redemption su Urgot l'avevo già vista. Non è una cosa che mi stranisce per nulla, anzi. È proprio sensatissima. Jinx. GG. Jinx è ancora scalza, sì. Ventitré morti. 23 morti tra mid e jungler. Play 6 game. Chat. Forse mi sfugge qualcosa. Cioè, Urgot proprio lo definiscono full zaonite e basta. Non lo considerano noxiano, capisco. Cassiopeia può essere sia Shurimana che noxiana, ma Urgot no. Va bene, capisco. Capisco. Ma dicevo, che strano che ancora non ho fatto la missione di Champion di Noxus. Queste missioni loccate così comunque mi triggerano un casino. Perché devo giocare Swift Play? Perché devo giocare 3 game di Swift Play? No, Mordekaiser non è mai stato delle Isole d'Ombra da ormai 9 anni? 10 anni? Da un bel po' che no, che Mordekaiser non è delle Isole d'Ombra. Sì, diciamo che ho i miei dubbi su questo Game Pass. Sperando che... No, il prossimo no, perché è quello di Mordekaiser. Game Pass, sì, Battle Pass, Game Pass, chiamatelo come volete. Mettiamola così.
Oliver Jungle, che ne pensi? Non è male Oliver Jungle. Non è il tuo top tier, oh mio dio, è OP meta, però è validissimo Oliver Jungle. Siamo notizie prossimo atto. Purtroppo no. Abbiamo mid. Danno magico ne abbiamo, quindi serve danno fisico per forza. A me triggera che ci sono 2 tank in totale nel gioco che fanno soltanto danno fisico e sono Sion e Xante. Di cui uno... No, mi rifiuto di imparare Xante. E Sion è, metà del tempo è inutile perché o lo giochi come lo gioca Baus oppure ti ignorano praticamente. Contro Volibear. No, no. Cazzo. Odio, odio, odio come editi. Io penso, vabbè, mi sostituirà quella sopra. No, mi sostituirà quella sotto. Perché? Notizie prossimo atto. Intendi la prossima season? A maggio, aprile scopriremo qualcosa. Infatti sarà interessante vedere come la season competitiva viene sconvolta di colpo a caso. Quella è la cosa che mi stranisce di più perché dici, ok, a marzo c'è il first end e poi inizia lo split successivo. Sì, ma lo split successivo dura fino a giugno. E tipo, ma a maggio esce la nuova season con un nuovo personaggio e nuovi cambiamenti per la mappa. What the fuck is going on? Cioè, vuol dire che tu ti ritrovi a giocare con la mappa in Noxus, il secondo split del DLC, LCK e LPL, e poi passi alla mappa nuova che non sappiamo ancora che tematica sia. No, per in lane swap la soluzione c'è, è valida. L'unica cosa che non mi piace è il fatto che tengano per 3 minuti e 30 la limitazione mid. Quello non mi piace. Avevano detto 2.15 e hanno già deciso di mettere 3.30. Cosa è successo a Urgot? Funziona. Il jungle può gankare, sì, il jungle può gankare. Knock, knock. Who's there? The moon. It's far away. You were alone the whole time. Who among you? Where do your loyalties lie? An ally has been slain. Minions have spawned. Where will they run when the whole city burns?
È morta Diana. No, però dai. Ho perso. Ho appena trollato la mia lane perché lui ha preso il 2 per prima. Ma c'è ancora il titolo vecchio? Io ho trollato la lane così. Perché sto trollando ste lane? Continuo a trollare ste lane. Non hanno nerfato Garen. Non hanno spiegato neanche perché hanno tolto il nerf a Garen. Oliver sta arrivando top. Se sei forte, sali. Lui AFK pusha, quindi dico per dover rimanere. Lui arriverà a pushare per primo. Merda. Merda, 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 merda. Merda, merda, merda. Siamo ai primi 5. Infatti dicevo wait, perché siamo ancora nei primi 5 minuti. È successo già talmente tanto in questo singolo game che non sembra siano passati 5 minuti. Dai, è andata bene. Per come poteva andare bene. Poteva andare peggio, molto molto peggio. Il problema è che non ho un cazzo di minion. Adesso malissimo da questo punto di vista. No, a questo punto prendo i boots. E quei Voidgrams dovremmo farli. Sarebbe bello e carino farli. Minchia, 32 minion a 48, però è brutto, 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 brutto. Ok, canti.
Non faccio danni in W. Their future is carved into my flesh. Qua non posso espormi troppo, perché sennò rischio il gank. Che lui è sempre un livello di vantaggio. Il TP ti permette di tornare in lane e non perdere mai exp. Urgot finisce sempre per pushare. Cosa passiva. Cries are calling me home. An enemy has been slain. An ally has been slain. Double kill. Fossi stato un pelo più paziente potevo anche ucciderlo. Ma stava ad aspettare l'ustione. An ally has been slain. Gather your strength. Soon I will take it. An ally has been slain. E ovviamente c'è Shaco topside. Insieme a Rakan. Perché? Why are... Perché ci sono 3 persone topside? Perché mai ci sono 3 persone... altri minion che... Ora Ibermo si teletrasporta e non perde un cazzo. Invece no, incredibile. No. Io ho appena sprecato la mia ulti perché volevo la stita Catarina. Non l'avrei beccata comunque, ma c'è morta dai minion. Oh, chat. Salvate la mia sanità mentale, vi prego. Troviamo il modo di salvare la mia sanità mentale, ne ho bisogno. Avete andando Riftmaker. Avete qualche idea, qualche suggerimento? Penso mi serva. Non ci salviamo l'apo, sì, qualcosa del genere.
Dai, un po' di danino qua. Il problema è che mo c'è. Scappate se potete. Installare League. No, almeno so che almeno dal 5 marzo so che c'è Arena. Posso divertirmi con quella. Faccio il coglione. Cioè, mi diverto su quello. An ally has been slain. Ma niente. Nonostante i boost, nonostante tutto, ho perso l'altra expa a caso, così. Cercando di inseguirlo. Ah, bello. Gli è tornato in fuori cooldown tutto. Fantastico. Will fall soon. You have been slain. Sono talmente tiltato ormai che non penso neanche più. Ah. No, sono troppo tiltato. Devo andare indietro. No, non è vero. No, sto trollando io. Sto proprio trollando i trade. An ally has been slain. Sto tradando come una scimmia. L'avevo ancora la ulti. Ally has been slain. Lo sicuro un bel po'. Sì, ma... Il problema è che mi scarica una quantità di danno che non riesco a gestire. Echoing from the depths. No, volevo votar sì. No, proprio io ho il mental distrutto dal game di prima. There is no coming back. Capisco. Quella non l'ho proprio capita. Non ho veramente capito cosa ci facessero qua ad aspettarmi, però. Non ho veramente capito cosa ci facessero qua ad aspettarmi. Ally has been slain. If you hide in the shadows, you are only drawing me home. Ah, avevo trollato io. Your turret has been destroyed.
take it. Unstoppable. Enemy double kill. I was not reborn in the depths. I merely refused to die. Your turret has been destroyed. Ah, che devo fare? Dai. Next e via. Ho lasciato snowballare io questo Volibear. Sorry, little guy. Dai, sì, si va next. Your turret has been destroyed. Where will they run when the whole city burns? Adesso stiamo letteralmente giocando a caso. Questo game non si recupera. Avevo soldi questo Nautilus, sì. Ma tanto non fa nessuna differenza, raga. Nessuna. Siamo troppo indietro. No one, no matter how loud. A sto giro ho trollato io. Sto giro hard ho trollato io. Guarda, la Catarina resetta su 3. Enemy killing spree. An ally has been slain. An enemy has been slain. Shut down. No, Nautilus sta giocando bene, non sta giocando per niente male. Io ho trollato sto game, raga. Questo game l'ho trollato totalmente io. Sì, abbiamo soltanto dovuto usare tutto per ucciderli, niente di che. Ucciderne uno oltretutto. No, non è rotto Volibear top lane. Ho trollato hard. Ogni singolo trade l'ho trollato hard. Una montagna. No, adesso voto io, no. Mo non ha senso, si stanno suicidando facendo troiate.
Bella Mjolnir. Will be tested. Quello è il problema. Mo si sono appena fatti l'Atakan. Gina è vivo in un dive contro Katarina. Questo è incredibile. Che cazzo di game. Ero spike su item, quindi... Because it burns them. Unstoppable. Io sto recuperando. You disappoint me. Sto lentamente recuperando io. I offer redemption. Money in my pocket. Your turret has been destroyed. Tutto dipende molto da Lux. Condemned. Magari nel fare Garen. Diciamo che ci sono svariati motivi per cui ha senso farlo. No, l'idra titanica non è che non ne valga la pena, però non è strettamente necessaria subito come rush. Black Cleaver ti aiuta troppo. A city choking in Kandarin's grasp. Lux ha deciso che fosse il caso di esporsi in mid lane dopo aver... An ally has been slain. Zaun will be redeemed in the flames. Porca troia. Se Lux non stesse trollando, mo è Lux che proprio sta hard trollando. Kai mi diceva che stai giocando Jhin. Il client dice cose a caso ormai. Penso che non sappia nemmeno più cosa... Boh. Un altro giorno vedevo, infatti, un mio amico che è One Trick Pony Z praticamente, che diceva, ah sì, sta giocando Lulu. E infatti gli stavo chiedendo, what the fuck, perché stai giocando Lulu? Di tutte le cose possibili. Your team has E destroyed. dice che stai giocando Timo. È un bel client programmato bene. Cosa ne pensi della proposta del 29 febbraio? Dopo ne riparliamo. Abbiamo parlato già ieri in live, Cosa ma... ne pensa della proposta del 28 febbraio?
Ho un'opinione abbastanza forte in merito. No, Diana. No, Diana. Stiamo recuperando comunque. Aspetta che copro Jhin. Guardo Jhin. Knock, knock. Who's there? La assurdo è che abbiamo ancora le taglie sulle cose. Sulle strutture, sugli obiettivi. Siamo così indietro. Però Diana ha tante care cose. Diana si è face checcato in giungla. Ma questa è anima. Juve. No, tra Lux e... Ah, l'unico degno di onore è Jhin. Ah no, Lux ha proprio hard trollato tutto il game. Cioè proprio... Queste partite non sono assolutamente un incubo. Ah sì, aspetta, prima di partire. Aspetta, prima di partire. Allora. Allora. Ho già spiegato ieri, ma rispieghiamolo oggi, visto che mi è stata chiesta un'opinione. La gente il 28 febbraio vuole fare una protesta di un giorno. Un giorno di sciopero.
da Riot. Ok. Lo sciopero ha una funzione per i lavoratori: far perdere soldi. Quindi protestare simbolicamente per un giorno e dire ah no, non giochiamo ai giochi Riot. Sapete come come la leadership di Riot, cioè così l'amministrazione e così via, lo legge? Ah, bella! Per un giorno risparmiamo sui server. Perché? Perché i server di Riot scalano. Cosa significa? Hanno un sistema con AWS che in base al numero di richieste allora scala il numero di server. Quindi facciamo l'esempio. Se tu ad esempio hai 1000 persone in coda, tu hai X server. Se tu hai 10k persone in coda, tu hai 10x server. E così via, e così via, e così via. No, no, non è AWS a ringraziare per il carico inferiore. Riot ringrazia e dice: bella, sapete cosa facciamo? Noi vediamo 1000 persone in coda, quindi per oggi vi chiediamo meno server. L'idea di uno sciopero è far perdere soldi a un'azienda. In questo modo, un giorno singolo di sciopero, per quanto simbolicamente appropriato, perché è un buon modo per dimostrare che siamo un fronte unito, l'unica cosa che fa è far risparmiare soldi a Riot. Questo è il mio problema con questa protesta. Non ci perde letteralmente nessuno. Che cagata stiamo dicendo? Certo che serve scavano, ma fanno vedere una community unita nella protesta. Oh no! Sai cosa dice un consiglio di amministrazione? Wow, lo 0,27% del tempo dell'anno c'è stato un singolo drop di utenza in un giorno e poi è risalita istantaneamente. Sai cosa dice la persona? Ok, nei nostri grafici Excel noi togliamo questo giorno perché è inutile. Come sono andati il resto dei giorni? È tutto normale. Ok. Vuoi fare una protesta valida? 3 mesi. No shop. Neanche 5 euro di RP. Questo è un modo in cui protesti. La gente non ci riesce però. Quindi questo singolo giorno, simbolicamente molto carino, molto e quant'altro, totalmente inutile. Mi dispiace. Potete convincervi del contrario quanto volete, ma un capitalista vi guarda in faccia e ride. Perché non è dettato e guidato dalla morale o da un'etica. Il simbolismo per lui non ha nessun significato. Nessuno. Andiamo avanti. Basta giocare ma smette di comprare. Esattamente. Giocando tu fai spendere soldi a Riot per tenere i server up. Spendendo soldi tu gli fai guadagnare. Sciopero per tutte le scelte molto anti-community, molto anti-free-to-play che hanno fatto di recente. Il calo di qualità delle skin che vengono prodotte, le gacha skin, le casse e così via. Già vado di fare sciopero un giorno è una pagliacciata. Lo è. È proprio non comprendere qual è il significato di uno sciopero all'interno di quello che è lo schema industriale. Cioè, quando i lavoratori protestano e scioperano, non per uno ma per più giorni, il proprietario perde soldi. Se ATM
effettivamente c'è la gente che sciopera. ATM perde soldi, l'azienda trasporti milanese per dirne uno. Se Trenitalia fa sciopero, Trenitalia, il proprietario di Trenitalia e il consiglio di amministrazione di Trenitalia perde soldi. Quello è un impatto diretto che un capitalista capisce. Il numero è andato giù questo giorno e ho perso soldi per questo. Porco Giuda, datemi una soluzione. In questo caso, il consiglio di amministrazione guarda e dice: ah, il numero è andato giù questo giorno e abbiamo risparmiato soldi. Let's go! Probabilmente ci sarà il Chief Technical Officer che dice: vecchio, io mi piglio il bonus di 20k per sta roba, grazie. No, cronosiamoci. Come ti ho già detto, come ho già appena proposto, c'è una soluzione e la gente non lo farà comunque. Non spendete soldi per 3 mesi. Quella è la soluzione. Quella è la soluzione. Non è benaltrismo, è proprio un affrontare la realtà. Far risparmiare un giorno di soldi a Riot non è un modo per protestare. Non lo è. È stupido. È profondamente stupido convincersi che far risparmiare soldi a un'azienda sia un modo per protestare. Poi si può sempre shoppare sui third party di skin. No, comunque i soldi vanno a Riot. Chiedere non come fare l'ASIC, sono molto interessato. Sì, B-Squared, non ti preoccupare. Quasi possibile impedire a qualcuno di spendere soldi. Ma nessuno dice di... Cioè, il fatto è questo. Io dico, Vez, quella è la soluzione. Ma la gente non la adotterà. Per il semplice fatto che se uno vuole una skin, vuole qualcosa, se lo prende. Benvenuti nel capitalismo. Quindi dici che bisogna colpire il portafoglio è negativo. È l'unica cosa che comprende un'azienda, una corporazione. Vede solo quello. Vede numeri su un foglio. Se i numeri vanno giù ed è il foglio dei guadagni, allora si incazzano. Se i numeri vanno giù ed è il soldo dei soldi spesi, ed è il saldo dei soldi spesi, allora sono contenti. Bevi, stronzo, che ti hanno detto di bere. Madonna, un altro Volibear. Ma che shield bash no? Dai. Non è useless, non è vero. Il danno che scarica è veramente alto. È lo stesso Volibear, mi sa di sì. È lo stesso Volibear. No, non lo è lo stesso. It is time for them to die. Pain is the act of becoming. Have a head start. It'll make ending your life more. La skin di Alistar è migliore sul mercato. Poretto Alistar. Che ha dovuto aspettare 4 anni per poi trovarsi la skin del Battle Pass, che definirla lebrosa. È una croma. È letteralmente una croma. Poretto Alistar che si è trovato quella skin.
stop me. They will die. It is just that simple. Minions have spawned. Only those who survive this city deserve it. Ma ora sta merdato sul primo Bush. I will guide La you stessa identica merdata voleva provare. of destruction. Screams follow in my wake. Non lo è al 2, quindi... non so cosa abbia livellato per secondo. Io non lo so. È un po' difficile interagire con lui. Qua hai usato tutto, per questo ho tradato aggressivamente. An ally has been slain. Mica questo si mette a proxare, che due coglioni. We will rise from the rubble, stronger than before. Ottimo per me. Sì, I guess, perché dici non devo affrontare. Ah, questo è uno di quelli che permapusha. Quindi vuol dire che non sa come tradare contro di me. E da come ha pushato prima avevo già un po' intuito. Pulito un'altra wave. Non posso andarci ovviamente. Between the screens. Ok. Io sto giocando TP. I want to see their faces when I tear their hope away. An enemy has been slain. And flesh. Sta trando veramente male sto Volibear, non sa cosa sta facendo. Boh. Boh, non ho capito questo Volibear. An Sono molto ally has been confuso. slain. Reason upon chains. Zorn will see An my enemy Non ho has proprio been capito slain. questo Volibear. Cioè ha lanciato la EH, è stato proprio strano questo trade. An ally has been slain. Ah, per fortuna ho fatto la kill perché sennò il team avversario recuperava sulle cose. tear their weakness away, and nothing is left. Sarà autofillato. Prendi Volibear da autofillato? Se devi prendere un top laner che non sai giocare, prendi Malphite, prendi roba easy.
Io devo recollare. Ho 1800 gold. Lui congelerà e me lo devo fare andare bene. Devo recollare, ma devo recollare molto prima. Io avrei pushato ora. Io volevo un po' hard pushare, ero mezzo tentato. Non so perché ho tirato una Q. Il problema è che se lui mi cominciava a traddare in... Mi picchiava hard. These are my weapons. Questa è un po' una fregatura. Ho revoltato, era difficile. An ally has been slain. An enemy has been slain. Shut down. Quanti danni fa? Non ci credo. You have slain an enemy. Ward? No, ma da questo devo recollare. There is no coming back. Non lo so. Proviamo. Io perdo ancora exp. Ne perdo un bel po', però lui è all'8. Al 7 io sono già all'8. Future is carved into my flesh. The fortunate will be the first to fall. An enemy has been slain. Ah, cavolo, speravo si affacciasse per tirare un altro attacco. Where will they run when the whole city burns? Non ho capito, ma ok. Ward,
Imbecille. Ward. Sì, Ward. Bella. Forse potevo pushare per un'altra cosa. Se rimango per questa wave però mi faccio Black Cleaver. Dai, rimango per questa wave. Ora ho trollato io. Qua ho trovato io. Per un'altra wave. An ally has been slain. Enemy double kill. Killing spree. Sì, devo vendere la Doran e basta. Ho gridato come un maiale. Killing spree. Tre daghe. Ok, vecchio. Vado a prendermi il blue buff. Tanto Ambessa non lo usa, quindi. Turret plating will fall soon. Such marvels of pain. Enemy killing spree. Shut down. Soluzione posso ucciderlo. Enemy double kill. Cavolo, qua rischiavo di ucciderlo. Avessi fatto flash. Sì, sì, stai facendo una rapida memoria. È l'unica cosa che può fare. Ci prendono la prima torre. Your turret has been destroyed. Urgot è andato in invasione da solo. Unstoppable. LOL. Into a pit of despair. I climbed out from the corpses. Non facciamo abbastanza danno ancora. You have slain an enemy. Ha flashato. Bella così. Sì, sì, ma è Ward, per Volibear. Ricordatevi. Your team has destroyed a turret. Your turret has
sono ancora al 13. Una volta che sono al 13 possiamo fare il cazzo che vogliamo. Sono qua a farti questo. Merda, sono fatti prove di forza. Lui gioca iper safe. Poetto. Stava tentando un casino, mo. E vorrei prendermi la torre. Che vuole Volibear? Ma sì, Volibear, ragazza, sta scrivendo cagate. Si rende perfettamente conto di aver fatto puttanate. Non vuole accettarlo. È un ego player, fine, raga. Niente di più, niente di meno. Grazie Talon. Non ho capito perché, ma ok. Ok. Non ho capito questo Talon. La sensazione è che sto per essere gankato. No, Lulu che è andata a top invece che rimanere mid lane triggera me. No, Lulu. Quello che mi ruba le kill. An enemy has been slain. Scusate, ma trollare Volibear è il minimo. Lui starà impazzendo. Oh sì. Conoscendolo sì, assolutamente. Shut down. Unstoppable.
Via da qua. Noi possiamo ancora perdere qua, eh. Non hanno danno fisico, danno fisico, danno fisico. Soltanto Kai'Sa ha danno magico e ha una build che ha un po' di danno magico, non abbastanza. Poi sai per la lore di Lulu? È strafatta di LSD. Molto semplicemente. Per questo dice vedi di più con gli occhi chiusi. Cioè non ironicamente, eh. Nella vecchia lore Lulu letteralmente si faceva di funghetti. Poi adesso è una strega, sì, ma gne. An enemy has been slain. Vieni qua, stronzo. Sì, sì, Ward. An ally has been slain. Has destroyed a turret. Ward. You will endure the chaos to come. Spero che faranno un'altra Swarm. Hanno detto che vogliono fare altre modalità alternative. Non hanno definito alcun dettaglio, però. Merda. Ulti di Talon. E anche Ustione? Sì, anche Ustione. Enemy has been slain. Ok, Kai'Sa ha molto più danno magico di quello che mi aspettassi. Per tankare tanco. Vabbè. Lobby AMR lato. Minore di 3. No, però la Dard. Beh, la Zinzuko. Oh, no. Enemy double kill. Killing spree. Ciao. Ah. What the fuck? Ma perché? Perché si è suicidato lo tizio? Rampage. Non ho proprio capito questo qua. Non ho proprio capito sta cosa. No, no, tu non fuggi, stronzo di merda. Non hai capito. Tu verrai triturato in un modo o nell'altro. No, quello dovevamo restarci secchi. Perché sono andati in mid lane? Your turret has been destroyed.
future is carved into my flesh. Sì, dai. Per i danni di Kaisa e basta, visto che ha Shadowflame. Bello. Questa uggiosa mattinata come va? È una mattinata strana. Molto strana. Molto, molto strana. Passare al K-pop alle canzoni di Disney. Sì, sì, no, c'è di tutto nella mia playlist. Will they run when the whole city burns? The weak are condemned. An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. Bella. Forza, forza minion, forza, forza. An ally has been slain. È finito l'orso. Ecco che in orso ha trollato. Oh, è esploso anche lo spadaccino del vento. Double kill. Your team has destroyed an inhibitor. Aced. Ah, potevo finire in effetti. Who among you are worthy? Promosso Urgot. Ma Urgot sapevo già che fosse forte. Ma questi proveranno a inseguirmi. Qua sto gridando per questo. Lo sento già che sto gridando come un maiale per questo. Facile. Andiamo per questo. Andiamo questo. E andiamo a tirare dritto. Okay. Oh. Their cries are calling me home. Sneaky, sneaky. Mio! No, peccato. World volley.
Scusate, ma dopo che flammava tutti, scrivergli Word è il minimo. Scusate, ma se lo meritava. Non carino, non gentile. Madonna. Perché? Cioè, non ho capito perché Kai'Sa si mette a flammare gli altri dicendo Diamond Picker quando è a livello 966. Quindi non è neanche un vecchio account. Cioè, non è neanche un nuovo account che dici fresh sta scalando Turbo Hard. No. Proprio no. Proprio non me lo spiego. È completamente alieno questo sentimento per me. Boh. La gente è stramba. Tornavo perché non c'aveva me di Rumble bruciava meno. Vorrei un nuovo account. Ma qual pro? Sto pensando, come è messo Zed? Volevo guardare una cosa perché Zed ha 50% win rate. Quindi per quale motivo Riot lo sta buffando? No, perché stavo pensando al fatto che... Cioè, non comprendo il senso di... Proprio non comprendo il senso di buffarlo. Perché mi è venuto proprio il flash istantaneo tipo, wait, buffano Zed prossima patch. Perché? Secondo quale logica è sensato? Non sappiamo ancora il buff. Perché c'è la skin, è già uscita la skin. E fai conto che in media la quantità di volte in cui un campione si becca un buff prima o dopo che è uscita una skin è proporzionalmente al numero di volte in cui il campione ha ricevuto una skin e ha ricevuto un nerf è sproporzionatissimo. Cioè, il numero di volte in cui è uscita una skin e il campione ha subito un nerf di recente è molto più alta a confronto con le volte che ha ricevuto un buff. Pareri su Kyle, è un campione. Minchia, Jungle Zack. L'unico motivo per avere un nuovo account è solo per confermare la memoria che sia sul main. Sì, praticamente sì. No, Kyle è proprio noioso come gameplay. Cioè, Bevi stronzo che ti hanno detto di bere. Il mio problema è questo. Kyle è così fottutamente noiosa da giocare e da giocarci contro che non c'è nessun piacere nell'affrontarla o nel giocarla. Chissà se hanno iniziato i test del True Skill.
Non si builda Urgot ora. Di solito Black Cleaver. Black Cleaver al Breaker. Ora sto pensando in questo game cosa buildare. Contro Kennen non è proprio semplicissimo, però è giocabile. Una Kai'Sa di prima. Kai'Sa prima ha giocato bene. Flamma un po', ma era brava. Poco da dire, era brava. Gesù è stato buffato, sì. La sua passiva non riduce più il danno dei crit. Non sono un giocatore competitivo, faccio quello di solo armi e a volte normal draft. Qualche tipo per affrontare Shaco e Fizz di non capire bene le loro RMC perché comprendere cosa diavolo fanno, soprattutto Shaco. Shaco nel momento in cui c'è un fumo che appare vuol dire che è diventato invisibile, lo vedi scomparire a schermo. Ma è una cosa che puoi anche vedere dall'ombra di guerra, cioè se lui dal bush salta verso di te, tu vedi effettivamente il di fumo. Niente notizie sul personal shop. Secondo me arriva con il coso. Con il first hand. È normale che lo mettano attorno agli eventi specifici, eh. Non è qualcosa di strano. Per quanto riguarda Fizz, Fizz è un mal di testa perché dipende molto dai campioni che giochi. Ma la base del discorso su Fizz è sempre lo stesso. I tuoi cooldown devi trattenerli a meno che non li hai molto bassi, aspettando che lui utilizzi la sua E. Cioè, lui... Il problema è questo, è che la sua E si basa sul poter schivare un'abilità. E quindi, se tu lanci una spell che è importante per te e lui ha la E disponibile, la schiverà sempre. T-Rex Drinker, ci sto pensando, considerato che anche Shaco probabilmente è AP. Fizz poi è anche molto mobile, è normale che la maggior parte delle persone faccia fatica. Avete preso le cose da Prozis, chat? Che potete farle attraverso il mio link. Avete anche 10% di sconto se utilizzate il codice LAPO. E fa ridere perché se voi comprate qualcosa usando il mio codice potete mandare un messaggio in streaming direttamente. Che carino Kennen che non mi dà fastidio. Let's go, gli ho tolto per strike. Volo di protesi come li hai trovati? Allora molto bene. Cioè anche i pranzi quelli che sto prendendo, che sono quelli congelati prefatti loro, sono... Cioè mi aspettavo, sai, la classica roba proprio gnocca che non sa di niente o che ha un sapore terribile. Invece piacevolmente stupido. Io so, infatti adesso ogni mattina ho la borraccia che è piena della creatina, quella alla Coca-Cola. Che ovviamente è calorie zero, però per me è perfetta, è tipo yes. Best feeling. No, Skarner secondo me gli riducono... O gli aumentano il tempo di animazione della ulti o gli riducono di nuovo la durata dello stun della E. E io come intervengo, Zac? Cioè te lo chiedo genuinamente, come intervengo?
blood. Vuol dire che Zac contesta Shaco con Akshan che è prioritario sulla mid lane. Beh, sono scelte di vita. An Ah, enemy shit. has been slain. Here we go again. An ally has been slain. I will guide you to a new age, born of destruction. I am stronger than man, stronger than machine. I am an idea. Il fatto che io stia farmando meglio di Kennen mi fa troppo ridere. Non ho deciso se Max la W per prima. Potrei fare un livello di W e un livello di Q alternati, però ci metterei troppo. No, 2 rank di Q me l'hanno suggerito prima, in effetti mi trovo molto bene a usarlo. Cioè non è male. Minchia che pelo che ho fatto. Bella Manny, grazie per la sub. Kennen è un po' un caca sotto, eh. Cioè si è preso tipo 6 gold da sta roba. Cioè capite, ha guadagnato 27 gold in totale dal first strike. Fino ad ora, siamo a 5 minuti di partita. Dovrebbe essere almeno a 80-90 perché ne valga la pena. Uno dice, vabbè, poi dopo comunque... Ecco, questo è un buon trade. Cazzo, è la prima volta che Kennen fa un trade correttamente. Ce n'è voluto, eh. Mi stava ascoltando, ma davvero, raga? No, comunque vado Black Cleaver comunque. Kennen ha anche ultato qua, non ho ben capito l'idea. E anche R. Qua però perdiamo Voidgrab. Sta andando proprio Liandry diretto. Che è giusto, eh. Meno male. Molti Kennen fanno ancora quelle build a Barz che sono carine quando sei contro un'intera comp che non può permettersi altro, però. Contro le comp squishy quella Barz ha senso, ma devono essere tutti 5 squishy. Qua ha 2 frontline già, quindi il Liandry è la build perfetta. Grazie, Kennen. Qua ha preso un bel ceffone Kennen. Ah, peccato. Such marvels.
Cioè, Zac ha gankato e c'è morta cosa. C'è morta Ari. Dovrei vedere l'azione per sapere cosa è successo, però posso solo immaginarmi. Oh, Nicky, grazie per la sub. Perdonami, non avevo visto. Sono sordo o cieco o stupido. Ho una combinazione di queste cose. Who among you are worthy? Ma Kennen ha rinunciato... Cioè, Kennen ha rinunciato al carretto per cosa? Non ho capito. You are only drawing me home. An ally has been slain. Will be tested. An enemy has been slain. Shut down. Vabbè, al 9. Sono ancora all'8. Definition of a self-made man. E lui sta giocando molto molto safe. Come dovrebbe, eh? Shut down. Oh, bravi, avete ucciso Akshan. Cioè, fai si sta prendendo l'autore bot, però ucciso Akshan. These are my weapons. Merda. Se fosse andato back ho detto vabbè, hard push. È buono perché... No. No, sei uno stronzo. Sei uno stronzo, Zac. Più che altro non abbiamo vision di Akshan. Non sappiamo... Oltre a Rakan chi ci siano. Che vuol dire aria turca? Cioè... come fa una persona a fare la benché minima differenza? No, è una domanda seria, eh. Cioè, non capisco proprio che vuol dire. E io sono olandese, quindi... Guarda, una violare. Come dei burevi? Prova a ricaricare la pagina, a volte si bugga Twitch. Si era già spostato, ok. Può uccidere Ken in 100-0 con l'Angie. Male me ne fa. Beh, in un po' di Magic Race posso farmela, quella senza problemi. I Mercs contro Kennen sono abbastanza inutili perché la durata dello stun di Kennen è talmente bassa che la tenacia non lo riduce così tanto.
È il motivo per cui odio i Mercury contro... Non sono bad per evitare il burst, ma sono bad per la tenacia. Mo un Q di Kennen mi fa male. No, vabbè, sto stronzo nel culo. Devo fare uno step in avanti e poi... Vabbè, porco Giuda. Ha flashato Kennen. Che torni estremamente utile come informazione, ma... Io me ne andrei, con Akshan lì presente soprattutto. Questo è proprio quello che mi aspettavo. Pegno di Sterak? No, al breaker direi. O tunnel o muori, fratello. O muori da quello che vedo. Abbiamo distrutto la prima torre, ma serve a poco arrivati a questo punto. Questo cazzo ne è gigante. Intendi il mio microfono? Se vuoi lo possiamo far sparire così. Lola Autumn Sky, la season 1 finisce fra 60 giorni, ma non ti preoccupare, non c'è un reset tra le season. Semplicemente dicono, ah guarda la roba di Noxus è finita fra 60 giorni. Al che tutti rispondono, e sti cazzi. Ma poi non riesco a provare. An enemy has been slain. Bella. Kennen è molto utile quando non fa un cazzo tutto il game. Kennen doveva arrassarmi a spam, non ha fatto nulla di tutto ciò perché contro un range non blind picchi Kennen per questo motivo. Perché se sei contro un range non fai una sega. Sei un bot che guarda come uno spettatore la lane. Io sono già al 13, madonna. Your team has destroyed a turret.
Amica, nel frattempo mid lane. Porco due, sto Kennen mi fa morire. Oh. Quella volta mi sa, oh, regà, capita. Non è che posso colpire tutto sempre e comunque. Ma lo so. Se beccava la ulti sarebbe stato anche troppo facile. Non c'era neanche più gusto. Cioè devi lasciargli quel po' di pepe al trade. Così che dici, sai, almeno ho rischiato, ma era solo per far figo. Perché se no, vabbè, ha ucciso sto rincoglionito. Troppo facile contro le pippe. No, Rakan di merda. No, no, col cazzo, stronzi. No. Lol. Quante cazzo di trappole ci stanno? Sciaco di merda. Basta, basta, basta. Basta, basta, basta. Io me ne vado così. Ciao. Dovevamo andare back comunque qua. No, vabbè. Dove sta? Dove sta? Sta giocando bene Zac. È stato un paio. Cioè, semplicemente topside non ha senso venire. Ma non mi pare di avergli mai detto niente a Zac, o sbaglio. E mo mi viene il dubbio, ho detto qualcosa? Ma ho detto qualcosa? Su Zac, non mi pare. Anzi. No, neanche questo. Ho provato a rubarmela. Vedo. Merda.
No, cazzo. Povero Akshan. Andata così. Kaisa. Madonna sta Kaisa. Porca puttana. Gli ha spanato il culo proprio. Questa build è no ult Urgot. Esattamente. È la challenge come fare più danni possibili psicologicamente ai tuoi spettatori. Usando la ult il peggio possibile. Come sto andando? Shut down. Chiede dei fottuti maniaci. Vabbè. You have slain an enemy. Io principalmente volevo salvare Ari. Però abbiamo trovato il Baron per sta roba. Vado a partire ieri G2 KC. Mi aspettavo dei KC molto più combattivi. Però vedere i G2 così puliti mi ha rincuorato. Perché forse il first stand potrebbe andare meglio del previsto. Perché le scarpe con Urgot ti danno la massima quantità di movement speed disponibile all'interno del gioco. Cioè contro di loro cosa fai? Mercury per il Fear di Shago? Non lo so, non penso ci sia... Anche quando dici ok, Kanen ha fatto Void stuff. No, ieri Kalista, i G2 hanno capito perfettamente come tiltare i Karmin Corp. Tilta Kalist. Ok, qua state trollando, regà. Cioè, mi vedete bot side che fate? Io was bot lane. Madonna. Al mid non potevamo difenderla comunque. Oh, wait. È l'interna che è caduta. What? Carnage, as intoxicating as Chemtech. Ma niente, Bard continua a camminare in faccia alla gente e a morirci come un pollo.
turret has been destroyed. Your inhibitor has been destroyed. Endless misery. Wonderful. Your turret has been destroyed. Choking in Hellride's grasp. Madonna. Ah! Oddio, Kshan mi ha fatto 1500 danni. Incredibile, abbiamo perso sto game. Era una free win. Boh. Un game vinto buttato nel cesso perché Bard e Ari continuano a camminare in faccia agli avversari. Ah, eh? Ah, ok. Ma che c'è da flammare, raga? C'è... Che c'è da flammare? Che gli devi dire? Boh. Boh. No, Carla, cosa, figurati se ascoltano. È proprio inutile provare a stare a ragionare con sta gente. Completamente inutile. Vai avanti, sì, bravo. Ma non mangi. No, no, adesso... Tra poco pranzo. Bene, Calista del canino è ovvio che non abbia quelle basi. Ma non è che non abbia le basi di conoscenze, semplicemente non si aspettava un focus così hard da parte dei G2. Cioè, raga, nel game 1 letteralmente gli sono entrati in giungla ad aspettarlo. Su un pathing non normale. Cioè, lì Labrov gli ha proprio letto nella mente e ha detto, sai cosa, fottiti. Chi è che mi ha aggiunto? Oddio. I would rather hang myself than listen to you. Ah, Bard che rompe viene a rompermi i coglioni in privato. Proprio no, grazie, ma no, grazie. Ero proprio tipo, Vez no. Vez no. Ma ci vuole del tempo per Calista, niente di male, raga. Dategli tempo e vedrete che ci sarà una bella differenza. Una bella differenza.
Faccio uscire allora, aiutami Dio se non ce la faccio più. Beh, vincendo. Va bene fare costringere un bridge, sono super felice. Mi sta aiutando un sacco a sbloccarmi. Che in questo periodo ero diventato un po' chiuso. Sta veramente aiutando tanto. Veramente tanto. Una cosa di cui finirò per parlare, ma non sul mio canale principale, ma su un altro canale. Mozerat sei un maiale. Oh, una buona notizia. Balatro torna a essere Peggy 12. Oh, meno male. Che per chi non lo sapesse, il Peggy è tipo l'etichetta quella sull'età. Che avrebbe creato non pochi problemi al developer, più che altro per certe sponsorship e certi aiuti e sostentamenti che puoi ricevere dallo Stato. Il punto di Solo Leveling sei arrivato? Ho visto tutti gli episodi. Gli episodi sono tutti fighi. Diciamo che sul ritmo continua a essere della mia opinione che non sono molto bravi a ritmo. Sulla seconda season è molto più facile però tenere un buon ritmo. Da lettore del manhwa, molto accanito lettore del manhwa, sincero mi aspettavo un po' di più. Non lo so. Il fight con Baran fichissimo. Mancano un paio dei momenti di umorismo che c'erano sul manhwa. Manhwa aveva più accenti, in che senso? Alcune tavole del manhwa dobbiamo provare a rifarle nell'anime. Come l'avrebbero dovuto rifare? Più che altro quelle umoristiche. Ci sono un sacco di momenti umoristici che sono andati totalmente persi. Ora non sembra da poverini, bisogna giocare Fiore e non la tigre rumena. Mi dispiace, ma preferisco un calcio nelle palle che giocare Fiora. Cioè, proprio ripetuto nel tempo. Neanche a dire che tipo, ah no, un calcio nelle palle e via. No, 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 proprio forte, ma ripetuto.
Delicious in Dungeon, sì, l'ho visto. Carino, molto molto carino. A me piace un sacco la tematica sul cibo, quindi easy. Final level è... Oh, com'è che si chiama? Quello di Amazon. Com'è che si chiama? Non mi ricordo. Vox Machina, sì, ma cioè, Vox Machina è l'animazione del coso. È l'animazione basata sulla campagna di D&D di Critical Role, no? Secret Level, non Final Level, è Secret Level. Pick top esotiche tipo V possibile. Top lane puoi praticamente giocare tutto. Nello stato attuale del gioco puoi giocare tutto. Devi soltanto avere un bel po' di mani per giocarlo. Il problema è che se fai un singolo errore su un meta, su un off meta pick, sei fottuto. Non giochi più. Che è il mio problema. Che è il mio problema attuale con la top lane. Che hai... Cioè, anche a giocare le cose meta rischi tantissimo se rimani indietro in early. Che riduci praticamente un minion. La lane diventa non interazione tra i due. Madonna. Una persona, da questo mi piace di mamma, c'è qualche che ti piace particolarmente tra questi, perché io ripeto, non riesco a pensare perché anche se alcune storie sono carine, trovo troppo scarne e poco curato tutta la parte disegnata con sfondi 3/4 di volte mancanti. Ma sui manhwa io non ne leggo tanti, eh. Per quanto mi riguarda i manhwa, io leggo un mini, cioè ho letto Solo Leveling perché? Perché mi piaceva la trama di Solo Leveling, cioè era carina l'idea, era la prima volta che mi trovavo di fronte a quella trama, dico ok, provo, vediamo com'è. Grazie. Uno dei burrito di Prozis. Praticamente dalle fiamme del Monte Fate è uscito. Un burrito di Prozis. Non ho beccato molto contenuto interno. Bollente. Eh? Ha un buon sapore? Mm? Mi piace manca sul cibo, posso super consigliare, no? Perché poi si considera la trasmissione di Star più 7. Buono a sapersi. Vedi, cioè ti accorgi come stai entrando nella telecamera? Non lo leggo. Ma mettimelo lì, scusa. Posso leggere quello che mi interessa? Me lo metti qua sul lato. Grazie. Mi devo fare su MF. Yomu, Collector, Serilda. Vai first strike come runa.
Non è un kebab. È un burrito. Il sapore è buono, è bollente però. So che dovrei aspettare. C'è anche uno proprio sul cibo, era tipo gara chef. Sì, sì, Shokugeki no Soma. Food Wars. Food Wars, sì. Che è la stessa. Bello Food Wars. Cibo e nudità, che meraviglia. Mm? Cibo e quasi nudità. Che vuoi di più? Mm. Quello cerco, Torico. È uno. Vediamo. Un altro manga anime sul cibo. Chiedi qual è il loro anime o manga preferito. Eh? Chiedi qual è il loro anime o manga preferito sul quiz. Puoi chiederlo anche te. chiedilo tu, dai. No, Dai! chiedilo ad alta voce. No! Ma sono tutta sfatta. Non devi avvicinarti, basta urlare. No, io sono timida. Vuole chiedere una cosa, ma io non la chiederò perché lei si rifiuta di dirla ad alta voce. Ma sono timida, dai! Ok, ora che siamo arrivati alla ciccia è effettivamente molto buono. Holy shit. Qual è questo? Questo è molto... È vero che è qui. Aspetta, adesso te lo dico. No, mi fa morire. Voi non vi rendete conto che cosa sta per succedere. Ed è così stupida come cosa. Cioè, può urlare la sua risata, però non può dire ad alta voce questo. Cioè, quanto è stupida questa interazione. Puoi dirlo ad alta voce, ti sentono. Non voglio rompere le balle. Non rompi le palle. Non trovo più il fatto. Vabbè, Anterante. Food Wars. Manga Assassination Classroom. Bello Assassination Classroom. Perché Hunter? Io non ho mai guardato Hunter x Hunter. Mai. Allora non puoi sapere il perché. Eh? E allora non puoi sapere il perché. Sì, ma non capisco perché c'è questo amore per Hunter x Hunter. Perché piacerà. Neanch'io sono gara, però immagino piace. Ah, questo non l'hai visto. Deve essere carino. Shangri-La Frontier. Sono nostalgico di ora, mi ha preso bene, sì, sono solani di Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier devo guardarlo, quello avevo sentito parlato bene. Io farei fatica probabilmente perché tra Death Note e Dragon Ball Z Bridged e... è dura, è veramente dura. Secondo me la modo più sensato per definire dei preferiti è per categoria. Allora, intanto il miglior manga, anime, film, merchandise, qualsiasi roba è questo. Cioè, hai sentito di... No, dilla ad alta voce. No, il miglior in assoluto. Dicono in assoluto, cioè lei vuole provare a argomentare qual è il suo preferito in assoluto. No. Fa vedere che cosa intendi. Il secondo è Sword Art Online. No, fa culo. No, Se no, dire no. Sword Art Online è No, come no. dire che Hitler aveva ragione. Ma no. No, Sword Art Online è proprio una merda. Tu sei una merda. No. Allora, anzi, facciamo la classifica. Il terzo è Soul Eater. È Soul Eater, che per gli anni che ha è una figata pazzesca. Secondo è Sword Art Online. E il primo è questa cosa qua. Cioè, non c'è proprio paragone. Mi spiace. Sword Art Online è proprio no. Ara tutti quelli che escono mo. No, non ci credo.
Cioè, Sword Art Online è stato quello Sword che Art Online è ha stato... portato tutti gli altri a fare quella Sword roba. Art Online avesse avuto delle tempistiche migliori sarebbe stato un ottimo anime e doveva chiudere nel momento in cui sono chiusi i No, server. vabbè, Fine. ovviamente poi viene portato avanti con merdate. Però nel senso, le prime 2 stagioni sono fottutamente belle. E soprattutto era il primo o comunque uno dei primi a fare quella roba lì. Poi tutti si sono messi a farla. Cosa? Cos'è, tipo che entri in un mondo, piuttosto che i vari isekai, piuttosto che tutta quella roba là. Non era il primo. È uno dei primi. Non era comunque il primo. Ho capito, era uno dei primi. Noioso. Com'è che si chiama? Steins Gate era il primo, no, raga? A fare gli isekai in quel modo. Io non sono poco avvezza, io se ne so più di lapo. In merito. Cioè, Steins Gate non era... Ricordo vagamente perché c'era qualcuno che mi rompeva le palle ogni volta che citavo Sword Art Online. 2009, guarda invece SAO. Ma non il videogioco, porco Giuda. Vabbè, la prima cosa che è uscita, comunque ciò che ha portato a fare quelle cose lì. Steins Gate era quello del microonde che ti portava nell'altra dimensione. Non lo so. Però so una cosa. Rientro in coda. Ludopatia. Perché? Ludopatia. No, la ludopatia implica che io possa vincere qualcosa di che abbia un valore monetario. Hai perso. Su League of Legends non puoi vincere cose che hanno un valore monetario. Non più. Vinci la forza. Eh? Parla forte! Lei mi vede con le cuffie su che ho la musica su e continua a abbassare la voce. Ti vuoi del male? Ormai tutti i isekai. Ma... Basta. Ma è un po' che non c'è un isekai che esce. Cioè, se ci penso. Ma che cazzo, ne sono usciti 57.000. Tipo? Reborn as a vending machine, Reborn as a sto cazzo. Sì, ok, ma cioè, sono usciti 2-3 anni fa quelli, eh. È da 3 Figa, là in massa, sono usciti in massa perché tutti volevano farli, sti cazzi. Carinissimo. Adesso non mi ricordo neanche più i nomi perché hanno dei nomi che figa, sono grandi quanto tutto un manga. Red Ranger Beyond Adventure è uscito ora, è un isekai. Un altro, madonna. Paul in Fantasy Island, il primo isekai mai fatto è del 1970 o 1980. Non lo conosco. Beatamente ignorante. Ma non avevi già preso un burrito? Ah, l'hai solo annusato il mio, ok. No, perché pensavo lei si è fatta un'altra roba di Prozis. Cosa? Cioè, allora, io mangio le lasagne sui voli, quindi vabbè, magari non ho tutto questo... No, lei ha scelto la lasagna sul volo per l'Inghilterra. Però io vi posso dire che questa cosa qua, tutto il chicken butter, è qualcosa di clamoroso. Dice che è meglio questo qua di Prozis. Non ci vuole molto, quelli degli aerei fanno cacare di cibo. No, non ho detto che sono meglio degli aerei. Cioè io No, ci vuole molto questi poco. li mangerei tutti i giorni. Sto scherzando. Cioè, sono buoni. Ma guarda, sono 5 che mi danza cosa. Sai che non lo so. Io volevo fare uscire un video oggi su Mordekaiser, ma mi sa che lo farò uscire giovedì o venerdì. Vedremo.
E quelli ESO che è il cartone colorato. Ma qualsiasi cosa che tu mangi in aereo è terribile. È terribile. Cioè, forse in prima classe non è male, ma... Guarda che la lasagna non era così terribile. No, era... E poi era Ma per lasagna favore. con te cantuccini. Scopre come in aereo le papille gustative per l'efficienza da quale? Per quale motivo? Sono scettico su questa cosa. Ah, perché è troppo... Vabbè... Vabbè, per la scarsa umidità dell'aria... Non vuol dire. Giocherai a Monster Hunter Wild, sì. Ovviamente non mi vedrete day one perché è il giorno in cui torno dall'Olanda, però sì. Kaisa Bard v Silas. Io continuo col mio Urgot. Sono contro Maokai, mi sa. Sa che sono contro Maokai, sì. Un po' antipatico. Sai anche che arma userai? No. No, V-top lane. Non penso proprio che sia V-top lane. Arsil ancora World First Item. Secondo me no. Perché mi suona familiare il nome di sto tizio? Sa che l'ho incrociato. Oh buon Dio. Oh mio Dio, sì me lo ricordo. Oh mio Dio. No, l'ho già incrociata questa V. Raga. Se il mio jungler si fa outjunglare da sta scimmia... Welcome to Summoner's Rift. Porca puttana. No, sono serio. Questo tizio era tipo una gallina senza testa. Proprio... Sai sapete la mitica leggenda della gallina nel sud della Francia a cui le tagliarono la testa e riuscì a sopravvivere per molteplici mesi dopo? Ecco, quella era la mia V. Io sono convinto che hanno riportato in vita quella cazzo di gallina e l'hanno messa nel mio game. Era leggendaria nel senso che è assurda la storia, Visvin, non nel senso che è una leggenda, una finzione, ecco. Mettiamola così. Minions have spawned. Continuate a vivere la testa o il corpo? Il corpo. If you hide in the shadows, you are only drawing me home. Cioè, hai perso di più tu, Fratm. There is no coming back. Ma perché state colpendo ancora me? I will guide you to a new age.
Sto Maokai però si vuole del male, eh. Si vuole veramente del male. Ok, ha messo una attack speed, sì. Ormai Urgot. No, semplicemente hanno nerfato tutto ciò che c'è attorno a Urgot e quindi Urgot ne è uscito vincitore. E in questo meta avere danni percentuali è fondamentale. Quindi. Perché tutti hanno tanti HP. Per svariati motivi. Regollo. Voi siete teletrasportato, ma la wave pusha verso di me. First blood. E lui ha usato il TP per vedersi congelato. An enemy has been slain. Bella. An ally has been slain. Ci ha provato, è stato un bel tentativo il suo. Ma abbiamo fatto l'ultima kill insieme o sbaglio? Tipo io e il mio alleato che ha fatto la terza kill per... Bella. Perché due punti sulla Q? Una cosa che mi hanno fatto provare. Non è male. Pensavo sinceramente peggio. Io direi piccone. Will be redeemed in the flames. An enemy has been slain. Follow in my wake. Double kill. Aimed at your head. Nel frattempo, Corky mid contro Sylas si diverte come un matto. E gliel'ho chiamato, che vi era mid. Gliel'ho fucking chiamato che vi fosse mid per me. Vabbè. Manco a dire che non hanno avuto un avvertimento. Only those who survive this city deserve it.
Madonna. Ah! Sì, sì, vieni, vieni, vi. Vieni, vieni, vi. Ah, pure la rosa gli è nata sotto il culo. No! Stavo per trollare. Mi è spiccato hard. Sì, loro che hanno fatto double kill su Bard è strano. Warden's Mail è un'ottima opzione. Un'ottima opzione. An ally has been slain. Ecco, questo comincia a essere un trend preoccupante. Mo fino alla Black Cleaver non ucciderò nessuno. Serve la Black Cleaver. Lui ha Warden's Mail, quindi riduce il grosso mio danno. Rampage. Bravo Jin. Shut down. Questo è molto negativo. Lui sta cercando di venire a bloccarmi il recall. Ma davvero ha ultato. Ok, vuoi fare così, Urgo? Ok. Bene. Voglio adesso recollare. Ma ne aveva ancora uno. Vabbè. Il problema è che Jin contro questo Maokai non farà danno perché sta lasciando Randuin. Non ci credo. Muoio. Muoio da Maokai con una Q. Non ci credo. Porca troia, si è giocata veramente bene. Well played. Holy shit, well played. Non mi tornava là in tempo. Ha flashato Maokai.
Porca troia il danno che mi il Warden's Mail mi fotte. Anche col Warden's Mail non riesco a battere. Con la Black Cleaver non riesco a battere il Warden's Mail. Ah, non dovevo andare in con senza ulti. Oh, proprio bravo. Sì, no, i minion. Superato il livello 5, i minion sono praticamente ignorabili a livello di 3 in totale. Non dovevo semplicemente traddarlo senza ulti. Turret plating will soon fall. An ally has been slain. No, guarda, non gli faccio danno. Non gli faccio danno. Merda. Qua ho trovato io. Pensavo di riuscire a tirare la E in tempo. Pensavo di riuscire a tirare la E in tempo. Qua l'ho un po' trollata io. An enemy has been slain. No, volevo provare a fare la play sotto torre, ho trollato. Pace, succede. Your team has destroyed a turret. Ci sei provato. Minchia, con la Ending Despair niente un problema, devo fare ferita grave. Per forza. Per forza devo fare ferite grave ora. Avessi Conqueror forse riuscirei anche a traddarlo. Minchia, il fatto che sia Alistar ad aver preso... Madonna i danni. Fate in trade offside, vabbè. Qua l'ho trollato io. No, per Herald, pensavo non fosse up proprio. Non ho guardato il timer, my bad. Ho trollato io hard. Alistar però deve smettere di fare le kill. Ah, io ho trollato la top lane. Forse è meglio Conqueror contro Maokai. Se sto pensando forse... a 5 secondi ancora cooldown. Serve il 13 proprio, sì perché ha il 13.
Sì, ho ucciso cosa. Guarda che Ally has been slain. Madonna, che pelo che ha fatto. Alistar, basta! Con tutte ste cazzo di kill rubate. Porca troia, ogni volta. Capisco. Un assist non lo prendo per la vision, neanche per la vision prendo un assist. Ora è più difficile uccidermi per loro, però. Non so quando sia saggio. Your team has destroyed a turret. Faccio io, le faccio io, bro. Tanto. An ally has been slain. Ally has been slain. Killing spree. Non ho capito Kaisa qua. Non è una kill secure. Sì, sì, Ali sta proprio facendo kill secured. Proprio. Fa ridere che c'è ancora l'Herald up. È assurdo, nessuno ha fatto l'Herald. Of destruction.
Bella. Has destroyed a turret. Ma? Perché non può tirare? Bello. Poco buggato l'Herald, eh. Your team has destroyed an inhibitor. Has destroyed a turret. Mi so tankare la torre. Non devo neanche essere là. Mi hanno tirato un po' troppo la corda. Tutto un pelo. Madonna santa Jin. Madonna santa Jin. Non ho capito perché l'Herald... Cioè... Non ha perso vita, quindi non è sbattuto contro il muro. Sì, arrivati a questo punto in effetti è abbastanza pointless, però... Wait. Perché non posso fare undo? Your team has destroyed a turret. Pensando perché potrebbe fare una roba del genere, ma vi giuro non lo so. Strano. Avevi il red buff. Ma anche tenendo conto del red buff, raga. No, minchia, è la colonna... Infatti stavo pensando, wait, è la colonna sonora di Starfield? Sì, è la colonna sonora di Starfield. O per lanciarmi in. Potevo permettermelo, ma... non carino. Come mai? Forse l'Albreaker funziona anche col mio cadavere, cioè che dà effettivamente le resistenze bonus ai carretti. E allora avendo dato le resistenze bonus a un carretto... Perché non continua a muoversi? What the fuck? Double kill. Dovrei teletrasportarmi, ma non c'ho voglia. Shut down. Che altro perché riescono a vincere ugualmente. E quindi diventa kinda pointless. Double kill. Triple kill. Ace. Vabbè. A summoner has dis- Che game strambo. Comunque faccio una win, una lose. Una win, una lose. Una win, una lose. È molto frustrante. Perché Riven è S tier in Aiello? Allora, partiamo dal S tier. Chi dice che sia S tier in Aiello? Poi, vogliamo parlare del tier o vogliamo parlare del fatto che sia forte o meno? Se vogliamo partire dalla base, Riven è forte attualmente perché
Non ha bruttissimi matchup tranne un paio che sono hard counter. Che vedi tipo... Sono Gragas, forse Malphite, ma non ne sono sicuro. Cioè, non hai troppe difficoltà contro la maggior parte dei campioni perché puoi gestirtela in modi diversi. Sì, anche Garen, I guess, ma ci sono molte meno persone che giocano Garen, secondo me. E quindi non è messa male, cioè sfrutta anche bene le itemizzazioni che può scegliere, tra le quali può scegliere. Per dire, il fatto che Riven possa prendere e andare per Black Cleaver, oppure andare per Sundered Sky, oppure andare per l'Eclissi. Cioè, se Eclissi poi ti fa danno percentuale, cioè hai tante piccole cose che sommate ti aiutano e non poco. Hai flessibilità, hai libertà, ecco. Mettiamola così. E poi ad alto elo Riven, se è minimamente rilevante a livello numerico, cioè ha i numeri abbastanza alti, in alto elo funziona sempre. Perché tanta gente alto elo ormai può portarla bene. Domanda magari stupida, perché Thunder Sky è così forte? Sulla carta mi sembra vero e poi in game diventa un core item. Un core item. Ma dipende, per alcuni sì lo è. Se non sai scombare fai schifo. Sì, sì. Posso dire che secondo me hanno tolto troppa tenacia nel tempo. Per me hanno fatto bene a togliere tenacia. Il problema di vivere in un mondo con tanta tenacia è che non hai motivo per giocare campioni che stordiscono, e i campioni che stordiscono hanno controlli pesanti, hanno un valore minore. Quindi facciamo un esempio. Mi serve proprio un esempio pratico. È un bellissimo discorso questo. Questo è figo. Questo è il game design proprio 101. Allora, quando tu giochi in un mondo in cui ci sono... cioè, in cui c'è tenacia, che per chi è meno pratico significa riduzione dei crowd control, riduzione dei CC, che sia stun, slow, snare, non in knock-up, eccetera, eccetera, eccetera. In un mondo che ne ha tanta di tenacia, alta tenacia uguale alto danno. Chat, chi mi sa spiegare perché questa cosa? Vediamo se ci arrivate. Secondo me ci arrivate perché siete ultra smart. Sì, anche il charm è un CC. Sì, era per dire, semplicemente ho fatto i primi 3 esempi che mi venivano in mente di controlli pesanti e leggeri. Perché secondo voi? In un mondo ad alta tenacia il danno è più alto. Perché resti tanto in fight. Sì, parte dell'alto danno deriva dal fatto che puoi fare più danno nel tempo perché gli stun duran di meno. Perché i CC hanno meno valore. Ok. Che è quasi corretta la frase. No, Bernati, è una discussione interessante. Per questo ne voglio parlare. Perché devono passarli in quei 0,25 secondi di stun. Esattamente. Perché in un mondo ad alta tenacia tu hai una finestra di tempo, finestra di opportunità più piccola. Se prima avevi questa quantità di tempo per uccidere una persona e adesso ne hai così, tu puoi redistribuire il danno nella soglia, in tutta questa finestra di opportunità. E quindi puoi abbassare il danno di tutti i campioni perché la tenacia ce n'è di meno. Perché posso fare più azioni nel tempo che ho.
Sì, in parte il danno aumenta anche per quello, perché in questo frangente di tempo che dura il controllo, poi ho tutto il tempo libero e quindi posso fare più danno, ma la parte principale è la finestra di opportunità. Se la tua finestra di opportunità è 0,75 secondi, tutto il danno deve essere concentrato qua. Quindi devi poterlo barstare. Per poterlo barstare devi avere alto danno. Se la finestra di tempo dura 1,25 secondi, il burst può essere distribuito nel tempo da più personaggi e quindi posso abbassare il danno. Abbasso il danno. A livello di bilanciamento proprio. Perché avendo il tempo di poter fare il tuo danno, c'è necessità di sovraccaricare le spell. Ora si vedono 11 secondi di CC tra slow e knock-up. Anche prima duravano tanto. Semplicemente la gente ha capito qual è il valore di concatenare tanti controlli insieme. Ed è giusto che sia così. Se tu vieni preso fuori posizione o ti lanci a testa bassa, è un tuo errore. È un tuo errore. Non c'è un modo per girarci attorno. Non ci si può dire, no, ma non è giusto. No, no, no. È giustissimo. È assolutamente fair. Assolutamente fair. Deve esserci un valore dei controlli alti. Poi ti mangio mani io e non mi arrabbio, mi tilta contro di loro. No, no, chiaro, posso immaginarmelo. Ma questo è uno di quei cambiamenti che la Riot sta cercando di fare, che è stata molto brava sotto questo punto di vista nell'ultimo anno e mezzo, 2 soprattutto, in cui hanno cambiato un sistema che la maggior parte delle persone non gli dà valore. Però poi parla del fatto che, no, ma ci durano troppo i controlli. Il fatto è questo, è che a livello di loop di gameplay, cioè come tu giochi, azione, reazione, eccetera, 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 quello che succede è che la tua azione adesso ha una reazione più forte. Come deve essere. È giusto che sia così. Io non devo poter fare scelte stupide ed essere premiato. Che è il motivo per cui tolgono il lane swap. Cioè, perché secondo voi il lane swap lo tolgono? Soltanto perché... Solo e soltanto perché al pubblico non piace? Certo, quello è un fattore importante, assolutamente. Perché il lane swap lo tolgono? Perché il lane swap lo tolgono? Cosa ti permette di fare il lane swap? Perché togli opzioni nella top lane. Sì e no. Cioè, è vera la frase, ma non è quello uno dei motivi più importanti. Evitare lane difficili è corretto, ma Ashi ha detto più corretto. Perché ti parlavi errori in draft. Il lane swap corregge errori in draft. Anzi, non solo li corregge, li premia. È questo il mio problema con il lane swap. Io vengo premiato a fare errori in draft perché posso subito correggere un mio errore di draft con un lane swap. È sbagliatissima sta roba. Non dovrebbe mai succedere. Mai succedere una roba del genere. Ho sentito uno show per i roll per il giro per Twitch, quindi sapete qualcosa per che cosa. In generale per le scelte di Riot recenti, ma abbiamo già parlato, io sono molto contrario. Quindi non posso fare più duo top meme in norma con il nuovo sistema. Non so se anche in normal è attivo. So che il ranked sarà attivo. Ma è divertentissimo allora. No. No, vabbè. Come fanno a togliere il lane swap? In pratica mettono che se ci sono due... Adesso aspetta, ve lo faccio vedere.
Devo cominciare ad abituarmi a girare in giro così. Guarda. Ti dice proprio lane swap detected, please leave the area. Mi fa morire. Cosa succede? Guardate i minion. Guardate i minion che vengono one-shottati. Adesso guardate i champion. Bonk. 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 No, non c'è un modo di abusare questa roba perché letteralmente dai i soldi alla persona, Dartus. Dai tutti i soldi alla persona che difende sotto torre, già. È questa la cosa forte. Questa meccanica ti permette tranquillamente di risolvere il problema. No, al 100%. No, one shot ai campioni. One shot ai campioni. Guarda. Questo non è che dici è livello 1. No. Guarda, lo fa anche vedere qui. Qua sono livello 1. Sion qua è al 6. A 2800 HP. Ti fa 2614 danni puri oltretutto. Non ti fa neanche danni flat. Guarda. 3764 danni. La kill la dà al nemico anche se non viene colpita al nemico. Sì. Si disattiva al minuto 3:30. Questo serve a combattere. Aspetta, ve lo faccio vedere. Dovrei avercelo. Eccolo qua. Serve a combattere questo. Ah, questo serve a combattere questo. Ho fatto qua sono scarsi i giant e non riescono a farlo. Però il senso è questo. Questo è il motivo per cui fai anche lane swap. È per evitare che il top laner si ritrovi ad avere una manciata di minion o zero, come potete vedere Jax in bot lane. In competitivo lo fanno. E spesso. Far Devi un champion già a livello 3-4 inizia a essere difficoltoso. Sì, tra quello uno. Ma non è soltanto quello. È il fatto che almeno possiamo vedere delle lane standard. Non siamo costretti a vedere la top lane limitata a tipo 6 campioni in croce. Perché sono gli unici che possono sopravvivere a un lane swap. Oh. Bello così. No, è una buona risposta. È una buona risposta. In competitivo non giocano praticamente già tanti champion. Vogliono giocare Zac top per evitare il dive. Ok. Giochi Zac, giochi Sion e basta. E quindi un intero ruolo deve essere costretto a giocare una manciata di campioni. Perché sti cazzi. Immagina diventare un top laner competitivo, aver dedicato la tua vita a allenarti a diventare uno dei migliori al mondo per andare a un evento internazionale o partecipare a tornei della tua lega. E dici, sai cosa? Tutto ciò che hai imparato, buttiamolo via. Word. A Bernati dura i primi 3 minuti e 30 questa cosa. È soltanto per evitare i primi minuti. Solo e soltanto per quello. No, si disattiva al minuto 3 e 30 Dark Helios.
No, tranquilla, Bernati, non ti preoccupare. Io voglio la modalità arena. Voglio tantissimo la modalità arena. Ho bisogno della modalità arena. Perché non fanno patch apposta per il competitivo? È molto complicato da spiegare, ma il succo del discorso è che a separare troppo i due giochi finisci semplicemente per costringere i pro player a dover reimparare il loro gioco da zero dal momento che passano dal gioco normale al gioco competitivo. Vogliono ottenere l'esperienza abbastanza vicina tra gente che gioca solo Q e gente che gioca competitivo. Infatti Riot si triggera, e anche la community si triggera, quando c'è un distacco troppo netto tra competitivo e ciò che puoi vedere in solo queue. Che dire? Ovviamente non avevo pensato in quei termini. No, no, ma non ti preoccupare, cioè. È normalissimo. È normalissimo. Cioè, tra poco mi chiedo perché non inventino nuovi summoners. Quanti anni sono passati? Pensaci un attimo. Quanto è facile inventare una nuova summoner? Pensa a quali sono gli effetti di summoner che potresti inventare. Se io da super voglio ingagare il top lane a livello 1 come faccio? Perché dovresti farlo? Ti sdoppi. La doppia Vodinico, quindi? Non un granché. Diventi invisibile per 1.5 secondi. Non un granché. Con quanto cooldown? Sì, state scrivendo o la ulti di Shaco, o la Q di Shaco, o la passiva di LeBlanc. 110 secondi. 110 secondi di cooldown per essere invisibile 1,5 secondi. Piuttosto che una qualsiasi altra summoner. Metti una di carica diventa invisibile in 1.5 secondi in un fight. Ok. Quindi è inutile finché non arrivi alla fase di teamfight e poi dopo è utile. Io accetto la jungle free gank. Però non hai flash. Mettiamo 3 summoner al posto di 2. Che mi serve se c'arrivi e faccia invisibile? Ok, Dartus, ma puoi anche flashare. È quello il discorso. E un flash ti può tornare molto più utile per tante azioni. Non spero che ti aumenti le resistenze? Quindi un oggetto. Riesci che ti arrivi in faccia di preme E senza che tu possa vedere. Che tu lo possa vedere. È 1,5 secondi. Vuol dire che già di base anche facendo flash poi è...
Bella Q, grazie per la sub. Cosa va a fare una Z? Non si sa. Non si sa proprio. No, quella meccanica della ultimi non la mettono. Era un test che avevano fatto internamente e nient'altro. Non è CC per 2 secondi come su Smite, si chiama purificazione. E quello è il difficile. Non è facile, raga. Non è immunità. Sì, perché sarebbe sbroccato. Metti il revive. Ah. Raga, stacco. Stacco. Ah, noi ci vediamo venerdì per la serie di LEC, per la Best of 5. Domani, dopodomani non ci sono perché sono in Olanda. Venerdì arrivo, dovrei tornare preciso per le 5. Quindi vi saluto. Ci vediamo alla prossima.